Ciao a Buongiornissimo, tutti! come state? Vi siete riposati? Trovato bene il weekend? Noi oggi vi raccontiamo di un video che sarà decisamente, Diverso dal solito. E però questa saranno volta tutti i cacchi veramente, miei. saranno tutti i cavoli di Romina perché? Perché per la prima volta faremo una giornata che non mi piace chiamarlo workshop perché è una giornata di fotografia emozionale con 3 ragazzi. Il primo corso di fotografia a Tetto Caban dei due Vagamondi. Il secondo workshop in vita mia, corso di Sì, fotografia, perché il primo l'avevamo fatto 2 anni fa in Valle Grana. l'anno scorso. L'anno Solo scorso, l'anno giusto? scorso, sembrano Giusto, 2 anni sì. fa, ma è l'anno scorso. E da quest'anno io in teoria sarei diventato un docente Nikon Italia, della Nikon School, ma complice il cambiamento di vita ho messo leggermente da parte la fotografia, a livello un po' anche didattico e queste cose qua, ma continuo a farla, ve ne parliamo pochissimo perché vi facciamo poco vedere il nostro lavoro fotografico. Oggi proveremo a portarvi con noi in questa giornata di fotografia che finirà poi con una considerazione finale alla Sì, fine del video su com'è andata. sì, però vediamo perché praticamente dovrò fare le riprese solo io. E vediamo Un come poi. backstage. Non so cosa uscirà, Non vedremo. sappiamo, di sicuro però racconteremo un po' quello che per me è la fotografia, come la vivo, poco teoria, tanta pratica, tanta emozione, tanto entrare in simbiosi con la natura, col posto in cui si va, ma soprattutto riscoprire una fotografia lenta, fatta appunto di emozioni, sensazioni e scatto finale. Per cui ragazzi, secondo me ne vedrete delle belle, mi auguro. Speriamo. Tra le altre cose, la canzone del giorno non la sappiamo, la sapremo? Ah, ci pensiamo durante tutto il corso. Sì. Perché ci piacciono un sacco di canzoni, ma poi ci dimentichiamo. Sì, esatto. Devo pensarci, mentre vi filmo ci penso. Perché c'è una canzone in testa Eh, che fa scatole vuote. pieni di... E sì, cosa? Venditti. Antonello Venditti. Scatole vuote. Scatole vuote si intitola? Non andare via. So Perché l'ultimo... più chi sei, Quello quello che vorrai. Io voglio solo che tu resti con me. Scatole vuote, secondo me. Venditti. Venditi, dai, facciamo venditi. Venduta! Nello. Venduta. Ok ragazzi, ora ci sono i ragazzi per cui si parte. Andiamo. Mi piace catturare più, cioè tipo, come dicevi anche tu, nel senso quando nella quotidianità tu giri, vedi cose ma magari non le apprezzi. Se tu invece hai la foto, tornando indietro dici cavolo, guarda dove sono stato e magari così puoi riscoprirlo più a lungo termine. Fare uno sfocato sul primo piano con la profondità di campo che ti va a prendere là. Apri gli occhi e l'occhio aprendo il tuo sguardo finisce su un punto. Quando è finito su quel punto, tu inizi a concentrarti su quel soggetto lì e cerchi di tirare fuori con la fotografia quello che ti ha colpito. Perché è un posto che trasmette pace, è molto bello e una figura lì può andare bene perché va a bilanciare la tua inquadratura, la tua composizione, eccetera, eccetera. Cioè, cosa vi ha portato, ad esempio, a fare oggi questa giornata? Cosa vi immaginate? Cosa vorreste capire? L'attimo fuggente che in realtà diventa eterno.
tu guarda da qua, il paese è coperto. Quindi tu sei qui e dici, ah che bello il paese. Basta fare 1 e sei a 7 passi, hai già la betulla che ti dà un segnale di composizione. Ti sposti, arrivi qua dal mio zaino, betulla, paese, verticalità. Diventano la tua cornice per dare un'ulteriore profondità. E tu ti metti già dove sono iniziato, vedi? Tu riesci già di più ad andare perché a livello, questo ramo che sale, lo sguardo ti permette a salire verso la vetta. Quindi Ok. tu ti puoi iniziare già a stare in questo punto qui e a dire, guarda un po', effettivamente da qui rispetto a laggiù è già cambiata. Tu prova a giocare appunto senza elementi come ce l'hai tu in testa e poi a fare altri 2 scatti, quindi in totale 3 scatti, inserendo quello che ti ho spiegato. E poi le vediamo. Va bene. Ok? Con le foglie per terra e vai a creare una diagonale che ti porta su verso il Margaret. Ok. E in questo caso anche poi editando la foto, questa foglia di betulla gialla davanti ti dà vivacità. A lanciare, poi punto di vista molto bello sulla bisalta, ti alzi, vai dal castagno, quello che l'ho fatto quest'inverno, adesso è bello perché hai l'autunno e la neve già su. Tu sai che però se la vuoi fare più viva, agosto, luglio-agosto l'erica lì è in fiore e hai tutto verde, ovvio non c'è questa nitidezza perché è molto più fosco, però in un attimo da lì che eri un po' titubante sulle foto orizzontali, se tu provi a coverciarti lì e farne tu la prova, guarda come ti cambia tutto. È una prospettiva semplice che però non ci fai caso finché non inizi, perché devi proprio entrare in connessione. E un fiorellino così, un componente normale, ti cambia già completamente il tutto. E prova a fare le stesse foto che hai fatto col telefono, Ok. così vediamo. Se bene. hai bisogno siamo qua. Ok, grazie. Vedi il diaframma. Ti cambia. Ah, ok, sì. Adesso vediamo un attimo questi scatti. Poi dopo ci mettiamo al computer anche e vediamo un attimo anche la differenza per capire un attimo JPEG, RAW, eccetera, eccetera. Vedete come c'è la messa a fuoco sul punto e dietro è tanto sfocata perché il diaframma è tutto aperto.
stai nell'altra macchina, ti sposti e proprio devi riuscire a far sì che lei non sia a disagio. Però appunto... Come si fa? Tania, Sì, dimmi dove devo guardare. no, tu provi e ti avvicini, ti metti qua, ti guardi, zoomi, sorridi, vedi, entri, Neanche matrimonio, era così è sicuro. troppo scura, ok, la cancelli, ti avvicini di nuovo ancora di più, e noti proprio come, ok, noti proprio. Oh Maria, sei sono troppo alta. troppo alta. Vai un po' più in là. Sono troppo... Ah no, è il puccio. Allora, io tra le altre cose che mi sono reso conto, ho visto qualche backstage facendo anche le stories su Instagram, Mm. o sono ingrassato un botto e la barba, O tutte e due. perché sembra veramente un cinghialotto. O tutte e due. Boh, No. ero Comunque- 70 kg, il mio... Boh, vabbè, chi se ne frega per voi, direte. Comunque devo dire che non è stata facile, perché tu parlavi, io magari, che ne so, facevo le riprese a uno dei ragazzi, poi tu parlavi, dicevi delle cose interessanti all'altro, non so cosa uscirà, non so se ci metterò la musica, non lo so, nel montaggio sarà divertente. Quindi è sempre colpa mia alla fine. No, no. Comunque, boh, io sono contento, i ragazzi entusiasti, Sì, abbiamo carini. deciso di non fare, che forse diventava un po' noiosa, un po' la parte di editing al computer che abbiamo fatto nella stanza colazione, con la linea che scoppiettava, eccetera, eccetera, Sì. molto bello. Perché praticamente abbiamo fatto appunto tutta la mattinata nel bosco, come avete visto, poi gli hai fatto fare un po' di esercizi, un po' di cose e poi dopo nel pomeriggio siamo andati nella nostra spazio cucina e lì gli ha insegnato un po' di editing, cosa ci sta dietro una Sì. fotografia, oltre alla parte di scatto c'è anche appunto una parte di lavoro, di editing. E poi abbiamo parlato anche di stelle, di tempi lunghi per l'acqua, eccetera, eccetera. E a tal proposito mi domando se qualcuno di voi sarebbe interessato a fare questa esperienza, quindi venire qui, dormire, ti nozza la sera prima, il giorno dopo risveglio, corso di fotografia di probabilmente 8 ore, no? Sì. E poi confronto finale. Se qualcuno fosse interessato potremmo inventarci un weekend a dicembre o a gennaio di fotografia, neve, paesaggi e Sì. queste cose qua, ovviamente per 4 persone massimo. Sì, sarebbe meglio perché così almeno sarebbe bello che fosse qualcuno che viene a dormire Sì. per poi 4 amici, una famiglia sì. che vuole, non lo so. Poi è chiaro che se magari è gente che arriva da lontano e che quindi magari 8 ore la domenica è un po' troppo, potremmo anche organizzare una cosa da 4 ore al mattino, certamente. quindi un'uscita fotografica. Però se qualcuno vuole conoscere anche questo aspetto di noi e venire a vivere un'esperienza fotografica di fotografia emozionale, venite, fateci sapere. Tra le altre cose, volendo si può fare per 4 o 6, se qualcuno magari è della zona e vuole Sì, venire la domenica ovvio. mattina come ha fatto Ale, Sì, si può unire. assolutamente. Potrebbe essere un'idea Sì. interessante futura. E io direi anche una cosa, non è che dovete per forza avere la macchina fotografica, noi potremmo anche imprestarla per un giorno, perché tanto
noi ce l'abbiamo, quindi uno può anche iniziare solo ad avvicinarsi alla fotografia con le nostre macchine. Però, ad esempio, Giulia oggi ha utilizzato il telefono perché, dal tuo punto di vista, ora come ora, Sei troppo alta. continua ad essere troppo alta. Mi sembra Mamma, una mi hai roba fatto proprio. alta! Bernie. No, che tanti magari non hanno la macchina fotografica, però hanno il telefono e noi vediamo in giro quando magari ti fai fare le foto da qualcuno, o tagliano la montagna o tagliano il monumento che è dietro. Quindi secondo noi è anche carino e interessante insegnare fare foto anche solo con un Sì, telefono. difatti in primavera in collaborazione con JP Salta terremo io e Romina un corso di fotografia con smartphone, perché anche la fotografia con il telefono può essere interessante per chi ha una piccola attività o una grande attività e non può permettersi per altri investimenti di avere un professionista. Insegnargli un attimo a creare delle fotografie più artistiche, che invogliono di più la clientela ad avvicinarsi a loro. Secondo me è una cosa molto interessante e giusta, perché comunque i tempi stanno cambiando. Crediamo che per fare determinati lavori ci vogliono i professionisti e si nota senza dubbio un lavoro fatto da un professionista o no, però anche nel piccolo un signore che magari o una famiglia che ha una piccola azienda agricola non può permettersi in questo momento di pagare un fotografo, dati anche i tempi che costa, comunque è un investimento da farlo, il Sì. fotografo, il videomaker, permettere loro di provare a fare un piccolo upgrade professionale con un semplice telefonino, che al giorno d'oggi un telefonino, comunque un Samsung, un iPhone nuovo, costano l'ira di Dio, ma perché durante il giorno, quindi in condizioni di tanta luminosità, possono creare veramente degli ottimi scatti. E un piccolo esempio sono questi video che sono praticamente interamente girati con degli Sì. smartphone, E tranne comunque il anche drone, le fotografie che vedete sui due Gamondi. sui due Gamondi. Poi è chiaro che ribadiamo sempre il fatto che se uno vuole fare uno scatto in condizioni particolari o uno scatto particolare, ad esempio di notte, tutto un po', ovvio che serve un'attrezzatura fotografica professionale o addirittura se vuoi fare un servizio fotografico come matrimonie bisogna comunque avere. Però perché no, uno col Per telefono iniziare, per potrebbe... capire anche, secondo me forse, per iniziare, sai come? Mm. Nel senso, vedi se creando delle fotografie più belle attiri più clientela, poi dici, cavolo, effettivamente, se poi è un piccolo inizio per chiamare poi un professionista. Sì, oppure comprarsi una piccola reflex mirrorless per fare degli scatti ancora più professionali che si possono anche stampare, perché ripetiamo che col telefono poi è difficile stampare le fotografie perché magari la qualità non è eccellente, però solo per usare sui social, perché no? Sì. A tal proposito, ci è venuto in mente che nei prossimi mesi metteremo anche in vendita dei nostri scatti qui da noi Tra i vari progetti, è tutto un cantiere. È una figata. Mamma mia. Comunque pensateci, se qualcuno interessa che viene a dormire qua, che a piacere la domenica vediamo magari di fare un pacchetto, un'offerta o qualcosa per poter appunto passare ancora una lezione di fotografia. Tra le altre cose mi permetto solo di dire, visto che tante delle prenotazioni arrivano da YouTube, dal 30 dicembre al 2 di gennaio avevamo 4 posti disponibili e sono già state tutte prenotate, per cui per non farvi perdere tempo, quelle date lì, quindi il Capodanno non è più prenotabile, ma ci sono un sacco di date disponibili. Da Tetto Caban È tutto? a voi la linea, ricordandovi una cosa importantissima, ma quanto è alta Romina? Ma veramente, oggi mi rendo conto di essere alta. Tesoro mio. Viva 1,60. Viva la montagna sempre. Non mi ricordo più, viva la montagna sempre, ma soprattutto Come viva... non ti ricordi Non più? me la ricordo più, sto pensando alla mia altezza. Abbi pazienza. Si c'era della mia altezza? Viva la montagna sempre, ma soprattutto viva Cuneo! Eri alta. Ciao amici, buongiornissimo a voi, buon tutto. Parla la giraffa.